Questa Action Cam registra bene video e audio. Ha il doppio schermo, anche frontale, per delle riprese in selfie. Ha proprio una bella costruzione, un bel case solido e gommato e un bel menu facile e completo. La puoi comprare a 72 euro. Ciao, sono Marco e sto cercando la migliore Action Cam economica. Questa Cerastes V9 è la migliore Action Cam doppio schermo LCD economica che ho trovato fino ad ora. Certo, se vuoi il massimo della qualità potrai spendere 400 euro e comprare una GoPro, un Insta360 Ace Pro, però 400 meno 72 fa 328 euro di differenza. Vale la pena? Per me è molto importante il budget, quindi a parità di budget considero anche delle action cam usate. Avessi dovuto cercare un action cam di marca, perché usate a senso di marca, 70 euro avrei dovuto provare una GoPro 3, 4 se andava bene. L'ho messo un po' più in difficoltà perché vedrete che è buona e quindi abbiamo come confronto una Osmo Action 1 e una GoPro 9, lasciate stare il media mode, che anche usate costano almeno 140 euro se siete fortunati. Ma vediamo com'è andata. La costruzione di questa Action Cam economica è esente da critiche, tanto che è molto simile alla GoPro 9, è piuttosto grande, abbastanza pesante e ha un case che sembra leggermente gommato, molto piacevole al tatto. Il doppio schermo si cambia con una pressione prolungata del tasto REC. Purtroppo non è possibile switchare una volta iniziata la registrazione. Il menu è, a mio avviso, come dovrebbero essere i menu delle Action Cam più semplici. Tutte le funzioni raggruppate in maniera coerente, estremamente veloci da raggiungere e facili da attivare. Lo schermo ha varie icone che ci ricordano la modalità di registrazione corrente e le opzioni attive. Molto ben fatto. Lo sportellino è abbastanza duro da aprire, ma è comprensibile visto che la Action Cam deve essere impermeabile senza custodia fino a 10 metri sott'acqua. Quando connessa al computer mostra molte opzioni di connessione, fra cui ovviamente la più usata è quella per il trasferimento delle immagini. Appena prendo in mano una nuova Action Cam, faccio delle prove veloci nel giardino sotto casa e con la V9 ho registrato subito delle immagini con dei bei colori e un discreto equilibrio generale. Il cielo però non aveva tutte le sfumature che desideravo mantenesse. Vedete le nuvole? Ho fatto la prova con l'impostazione di sensibilità luminosa EV e ho visto che con il parametro a -1 le nuvole del cielo venivano registrate meglio. Con il dubbio che la gamma dinamica fosse perfettibile, ho messo la V9 in difficoltà portandola in macchina con me per un giro. Il risultato mi ha veramente stupito in positivo perché le immagini sono venute bene, pur in un contesto in cui c'è un contrasto fortissimo di luminosità fra l'interno e l'esterno dell'auto. Certo, il cielo è bruciato, però in questo tipo di registrazione ci interessa che il soggetto all'interno dell'auto si veda bene. L'audio si sente molto forte, come la suoneria del telefono di mia madre. Sentite la differenza del livello sonoro con la GoPro 9, che ha pure il Media Mode Audio, quindi un microfono a posto. La GoPro 9 è una camera molto più costosa, pur se comprata usata, non nuova. E l'unica differenza sostanziale che notiamo è l'angolo di ripresa molto più ampio. Vedete che in questa ripresa c'è il sedile con il suo poggiatesta? Però se siete stati attenti prima, adesso potete dire che i dettagli della V9 sembravano più nitidi. Passiamo alla DJI Osmo Action 1, che anche usata costa il doppio della V9, e notiamo l'angolo di ripresa ancora un po' più ampio rispetto alla GoPro 9. Purtroppo nella Osmo Action originale l'HDR non permette di attivare la compensazione delle vibrazioni e pur essendo le vibrazioni molto limitate l'immagine è mossa. HDR sta per High Dynamic Range, ma non abbastanza per questa situazione perché il cielo è comunque bruciato. Qua ci vorrebbero 10 bit probabilmente. Possibile che questa Action Cam da 70 euro sia così buona? Vediamo lo slow motion, che di solito è molto scarso nelle Action Cam economiche. La risoluzione in effetti si ferma solo a 720p, però sia a 60 frame al secondo sia a 120 frame al secondo le immagini restano di buona qualità. E tenete d'occhio questa location perché qui faremo un'analisi approfondita sulla resa colorimetrica. Niente, non è possibile che non abbia difetti, provo ancora a metterla in difficoltà.
Andiamo in bici. Ricordate quanto aveva fatto schifo la mini action cam della prova precedente? Questa volta esagero e le riprese le faccio nettamente contro sole con una bella inquadratura dal basso verso l'alto. Il primo shot mentre mi sto preparando viene bene, però qua il soffitto bianco uniforme crea una gamma dinamica perfetta, non così ampia. Vediamo fuori al sole cosa succede. Ma fatemi togliere la felpa e la maglia termica perché siamo al 30 di aprile, per fortuna ha smesso di far freddo. Il cielo non ha tutti i dettagli ma non è completamente bruciato, io sono forse un pelo sottoesposto. Provo a cambiare la sensibilità luminosa impostando EV più 1. La camera riesce ancora a gestire discretamente la situazione e io sono un po' più visibile. Se invece imposto EV a meno 1 il cielo è un po' più azzurro ma io sono troppo scuro. Diventa ancora più scuro con EV impostata a meno 2 e chiaramente impostare via più 2 è eccessivo perché sono bruciatissimo anch'io. L'impostazione migliore resta quella standard, il che è un ottimo segnale perché vuol dire che la macchina esce abbastanza ben bilanciata dalla fabbrica. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, la sensibilità EV sarebbe stato meglio averla a incrementi inferiori, quindi avere 0, 0,3, 0,7, 1 eccetera, in modo da ottimizzare più finemente le immagini ottenute. Provo in questa situazione di contrasto eccessivo la DJI Osmo Action e in effetti, a parte una gamma dinamica un po' superiore, abbiamo dei colori più piacevoli. Impostare la Face Oriented Exposure non porta grandi vantaggi e io speravo che la mia figura si vedesse più chiaramente. E invece il vantaggio nella gamma dinamica più estesa si nota con l'impostazione HDR High Dynamic Range, certo che quanto vibra. Abbiamo notato prima come l'angolo di ripresa di questa action cam fosse molto più stretto di quelli di GoPro e Osmo Action, eppure io stavo registrando con l'angolo impostato a wide, il massimo dell'ampiezza. Quindi ho voluto provare l'angolo di ripresa medio e l'angolo di ripresa stretto. Lo imposto di nuovo in wide e notiamo che, ampiezza di campo a parte, la più notevole differenza nelle riprese con una DJI Osmo Action è da cercare nella bellezza dei colori. Ma fatemi fare un giro in moto visto che ha smesso di piovere. In moto risulta molto comoda grazie al secondo schermo frontale. Anche quando impostiamo la ripresa verso di noi in selfie, riusciamo a posizionarla correttamente senza sbagliare inquadratura, perché vediamo cosa stiamo registrando. Di nuovo la camera con impostazione standard EV uguale a 0 ha un buon compromesso rispetto alla sensibilità luminosa, ma registra un pochino scure le parti in ombra. Fate caso qui ai dettagli del motore, dopo li rivedremo. Nelle riprese in moto l'angolo di ripresa più stretto potrebbe essere un vantaggio perché i 4000 punti di risoluzione orizzontale saranno concentrati verso la strada e non verso i lati. Da notare che non ha registrato audio e non è stata la prima volta che è successo. Per fortuna i simboli sul display LCD sono molto chiari, quindi basta dare un occhio al display prima di registrare per accorgersi se il microfono è disattivo. La GoPro 9 ha più gamma dinamica. Vedete la differenza del motore rispetto a prima? E il cielo è preservato meglio, meno bruciato. E inoltre l'angolo di visuale è più ampio. Il supporto delle action cam è fisso di lato al motore per tutte le action cam, quindi il confronto sull'ampiezza di campo è qui attendibile. E per vedere una gamma dinamica ancora superiore ho impostato la DJI Action in HDR, ma la stabilizzazione ne risente e quindi ha registrato con effetto jelly. Peccato che HDR e stabilizzazione siano incompatibili nella prima versione della DJI Action, perché altrimenti sarebbe stata la action cam perfetta, anche meglio della versione 2, 3 o 4, perché non surriscalda dopo 5 minuti che la usiamo al sole. Piccola polemica personale, ma guardate cosa mi è successo nella mia comparativa fra DJI Action 3 e DJI Action 4. Torniamocene a casa velocemente grazie alla funzione timelapse. In timelapse mode il video viene registrato alla massima risoluzione e la stabilizzazione viene mantenuta. Ovviamente non c'è audio. A proposito, andiamo a sentire un'altra qualità della V9 perché l'audio viene registrato bene anche da distante. Facciamo la prova audio a distanza di braccio, che sono un 60-70 cm, e mi aspetto che qua sono a distanza di braccio. Avevo già sentito l'audio, non era male. Andiamo 1 metro, ecco, io diciamo che a 1 metro mi aspetto che si senta bene.
Prova audio 1 metro, prova audio a 1 metro, prova audio 1 metro. Prova audio a 2 metri, prova audio a 2 metri, mi aspetto che ancora si senta bene, prova audio a 2 metri e prova audio a 3 metri, prova audio a 3 metri. Qua sì, registra ancora, tanta roba comprata definitiva, basta. Sto facendo la voce adesso di diaframma spinto, quindi una voce abbastanza forte. Se dovessi parlare piano, tipo le persone normali, è chiaro che non si sentirebbe più il tubo. Però mi aspetto che se registrate sono momenti di euforia, quindi la gente abbia una voce abbastanza forte da sentirsi bene. Andiamo a 4 metri, prova audio a 4 metri, gente in giro che fa casino, prova audio a 4 metri di distanza e prova audio a 5 metri, prova audio a 5 metri, si sente ancora la mia voce a 5 metri? Io ho grandi speranze per te, Action Cam V9, mi raccomando, non deludermi. Andiamoci a vedere il tramonto nel parchetto dietro casa. E forse se non vi dicessi prima con quale Action Cam sono state registrate le immagini, vi sembrerebbero tutte molto simili, malgrado una costi soltanto 70 euro e le altre, quando uscirono, almeno 300? Peccato che la resa degradi velocemente in condizioni di scarsa illuminazione e soprattutto registrando 60 frame al secondo, rendendo le riprese al crepuscolo o di notte praticamente inutilizzabili. Da questo test ci portiamo a casa la coscienza che se il soggetto è ben centrale nell'immagine è meglio impostare la sensibilità luminosa al centro, come nel caso della registrazione fatta in auto vista prima. Ma se il soggetto è ampio, come un panorama al tramonto, è meglio impostare la sensibilità luminosa a multi per evitare di bruciare le zone più luminose dell'immagine. La DJI Osmo Action dimostra una gamma dinamica superiore, con colori più naturali. La modalità HDR è chiaramente superiore in questo caso, ma è utilizzabile solo perché non ci sono vibrazioni da smorzare. Tenete presente che ovviamente anche i pochi minuti che si susseguono fra una registrazione e l'altra cambiano l'intensità luminosa e magari una camera deve affrontare un quadro più facile da gestire delle altre. La GoPro rispetto alla nostra V9 ha comunque una gamma dinamica superiore e colori più naturali. Ma facciamo un test scientifico sulla resa colorimetrica per sapere con precisione se registra colori corretti. E io direi promossa, perché 70 euro con il doppio schermo, questo case così bello, un menu comodo, gestisce le vibrazioni, registra bene, cosa vuoi di più? Poi una resa colorimetrica perfetta. E allora facciamo il test della resa colorimetrica. Però promossa, sia chiaro. Cioè 70 euro tutto questo vendidio, mamma mia. Adesso facciamo la prova con la scheda di bilanciamento colore, l'iPhone lo bilancio in post produzione, quindi avremo un riferimento corretto. Vediamo rispetto a queste altre Action Cam la differenza, se anche fosse la peggiore va bene, 70 euro va bene, spero che non sia tanto la peggiore, ecco, che non ci sia tanto scostamento. Abituiamoci ai colori dell'iPhone al centro che è stato bilanciato in post produzione, quindi non ci sono toni né ipercontrastati né ipersaturati per renderli piacevoli per YouTube, deviazione a cui siamo ormai troppo abituati. Tenuto conto delle leggere differenze dovute al passaggio di nuvole, forse l'immagine più fedele nei colori è quella della Acaso V50 Elite. La nostra V9 doppio schermo carica un po' la saturazione, guardate il rosa dell'incarnato, ma in maniera piacevole e comunque meno della DJI Osmo Action che in modalità HDR e nel profilo colore normale sfoggia una saturazione e un contrasto maggiore, esagerato rispetto alla realtà, ma piacevole. La peggiore è la nostra GoPro 9 che ha un'evidente deviazione colorimetrica, visibile anche a occhio nudo, verso il giallo-rosso. Guardate l'incarnato? E questa deviazione era già emersa nella comparativa sulla qualità d'immagine con la Insta360 One R, dove aveva evidentemente perso. Tornando alla nostra V9, conferma che i colori sono abbastanza fedeli viene dal confronto fra l'immagine senza nessuna correzione con quella bilanciata in post produzione. Vedete che non si notano grosse differenze? Vuol dire che già di partenza è quasi corretta. Una buona Action Cam deve smorzare le vibrazioni. Vediamo come se la cava la V9.
Innanzitutto il test l'ho dovuto fare 2 volte perché le vibrazioni del livello 5 sono talmente forti che hanno piegato il supporto della Action Cam. Cominciamo con gli aspetti negativi per notare come compensazione delle vibrazioni e compensazione della distorsione dovuta alla lente wide angle non sono attivabili contemporaneamente. Vedete che l'immagine sotto non ha distorsione prospettica, notate le barre della balaustra, ma già a livello 1 diventa instabile, mentre le barre sono molto distorte nell'immagine superiore, ma è stabilizzata. Per avere un termine di paragone, le nuove DJI Osmo Action 3 e 4 riescono ad avere contemporaneamente compensazione delle vibrazioni e della distorsione prospettica. La nostra V9 varia il livello di stabilizzazione in base al frame rate a cui registriamo, per cui l'immagine registrata a 60 frame al secondo è più stabile rispetto a quella registrata a 30 frame al secondo. Ciò non è usuale nell'universo delle Action Cam perché di solito i frame al secondo non cambiano il parametro della stabilizzazione, ma va bene anche così. In fondo è un modo alternativo per controllare l'intensità della compensazione delle vibrazioni ed è coerente con il fatto che se scegliamo 60 frame al secondo probabilmente vogliamo avere immagini più definite, meno blurred come dicono in inglese. Quindi con 30 frame al secondo a livello 3 ogni tanto dà qualche segno di cedimento, perde qualche colpo a livello 4 e completamente l'orizzonte a livello 5. Con 60 frame al secondo compensa bene fino al livello 4 e cede quando il livello delle vibrazioni arriva a 5. La nostra DJI Osmo Action 1 che stiamo usando come riferimento in questa prova gestisce bene le vibrazioni fino al livello 3, bedino al 4 e cede al livello 5. E in tutti i giorni in cui la testavo avevo questa sensazione di déjà vu. L'avevo già vista o usata. E proprio cercando un vecchio test sulle vibrazioni, un video che avevo fatto, ho capito questa è la vecchia Victure AC940 con in più lo schermino frontale. E non costa di più. E quella era già una delle 2 migliori action cam economiche. Quindi questa è tanta roba. Se proprio vi devo dire no, attenzione, vi direi attenzione per chi vuole un angolo tipo 170 gradi, cioè molto molto ampio. Tipo se siete in 7 e volete fare la ripresa in selfie, è vero che vi vedete, ma gli altri 5 diciamo non ci stanno. Ce ne stanno un paio diciamo nelle riprese in selfie. Poi che cos'altro? La gamma dinamica, anche se in riprese un po' difficili tipo all'interno di una macchina con il sole fuori, quindi dentro molto più buio, è venuta bene, ma la gamma dinamica è un po' limitata e il contrasto aggiunto in post-produzione, come fanno tutte queste piccole action cam che non possono selezionare una modalità cine, il contrasto è un po' spinto. Se avesse la possibilità di impostare la sensibilità EV non da 0, 1, 2, ma 0, 0, 3, 0, 5, cioè in maniera più fine, sarebbe meglio. Però a parte questa gamma dinamica e l'angolo stretto sono le 2 cose da far notare in maniera forte, questa è veramente la migliore action cam doppio schermo LCD. La settimana prossima, ci ho messo circa una settimana, inizio sempre dicendo ci metterò 2 giorni e poi ci ho messo una settimana a fare questo video. Se vi è stato utile lasciatemi un like, scrivetemi un commento, anche grazie zio, bella zia o bella prova. E poi ci vediamo con le altre prove la settimana prossima, nelle prossime settimane, di cui anche alcune molto più economiche. Alla prossima!